il pacco che ci è arrivato oggi ci ha colto un po' impreparati. Abbiamo voluto allestire comunque uno spazio dedicato che stavamo sistemando per live future, quindi bando alle ciance e direi che chi ha visto i nostri articoli, i nostri post sui social ha capito che si parla di Andrea, il nuovissimo Tyrannosaurus Rex della PNSO. Come ho detto, doveva arrivare un po' più tardi, invece è arrivato adesso, quindi ci ha colto un po' impreparati. L'idea è quella di fare una sorta di unboxing veloce e di, diciamo, condividere qualche prima impressione, perché comunque una recensione più approfondita si farà sicuramente magari in un altro contesto oppure in uno speciale, un po' come quello fatto con Wilson. Si è parlato molto di questo modello nuovo, soprattutto per la posa. Anche questo fa parte della linea museale, così come ne faceva parte Wilson. La scatola è enorme, è anche più grande di quella di Wilson. Questa, ad esempio, come potete vedere, è una linea chiaramente destinata a un collezionismo più adulto, diciamo. Eccoci. Sarà molto breve, sia chiaro, perché comunque ci ha preso davvero di sprovvista e il rischio sarebbe stato quello di ritardare troppo poi la presentazione di questo modellino. Quindi ne facciamo una molto rapida per mostrare il contenuto, per avere un'idea di cosa si può avere acquistando questo modellino. E si potete vedere appunto gli artwork in pieno stile di NSO. Qui c'è una descrizione proprio nello specifico di Andrea. Questo artwork è bellissimo. Mostra una vera e propria famigliola, con anche la minacciosa presenza di mammiferi. È uno skeletal già presente nel materiale promozionale di Wilson. Alcune immagini che circolavano su internet avevano questo skeletal e non quello in piedi che poi è stato utilizzato nel booklet apposito. E qui c'è un altro artwork. Anche in questo caso, come per Wilson, gli artwork hanno le piume, rappresentano i dinosauri con le piume, ma il modello vero e proprio non le ha. Potete vedere il rivestimento in spugna. Tenterò di tirarlo fuori delicatamente. Come per Wilson, protetto dalla spugna e avvolto nella carta. Ed eccola qua. Allora, devo dire che avendo avuto anche Wilson a portata di mano è molto diversa, sia al tatto, per ovvi motivi, che ora andremo ad analizzare, che nell'aspetto generale. Ad esempio, il modo in cui sono dipinti i denti è diverso, come si può vedere. La testa è molto più scura di base, già questo fa tanto. Anche queste tonalità della pelle sono completamente diverse da quelle di Wilson.
Quindi già nel colore in realtà ci sono tantissime differenze. Cosa che gli dà la propria personalità. Questo è molto interessante. Ora, intanto mostriamo, diciamo, l'appoggio. Come potete notare abbiamo preso una piattaforma rotante, finalmente era davvero il caso di prenderla. Questo però fa notare un qualcosa che ha fatto un po' storcere il naso, ovvero il fatto che il mento tocchi terra. Ma perché questo? Perché in effetti si può vedere, e come ormai viene ci abituati, la mandibola è articolata e c'è da dire che si apre in maniera eccellente, come avete visto l'ho aperta subito, molto più facilmente rispetto a Wilson. I dettagli sono quelli a cui ormai PNSO ci ha abituato. Si può notare una cosa, gli artigli, sia quelli delle zampe posteriori che quelli delle zampe anteriori, non sono dipinti a parte, ma sono, diciamo, colorati assieme al resto delle zampe. Stesso discorso vale per le zampe anteriori. Addirittura quella sinistra che è praticamente inglobata nel corpo non è del tutto dipinta. Questo ovviamente perché direi che sia coperta. Ecco, se io provassi a far appoggiare, ah, resterebbe questa zampa alzata, comunque si chiuderebbe dopo poco tempo. Quindi l'unico modo per poter usufruire di questa apertura della mandibola, che comunque non è ampia quanto quella di Wilson, più delicata, è per l'appunto appoggiarlo su un piano che è alzato. E che siamo approfittiamo. Ecco, come potete vedere, la zampa anteriore sinistra, che comunque non è stata, diciamo, presa in considerazione allo stesso modo, è molto più interessante secondo me e crea una sorta di sensazione di dinamismo, come se, e questo è importante da far capire, in realtà Andrea si stia mettendo comoda, cioè non è una vera e propria posizione da seduta. Vedete? E questo è abbastanza interessante perché è un momento congelato nel tempo. Si è parlato molto della posa, si è parlato molto dell'anatomia, in realtà parlandone in privato con vari addetti ai lavori, con amicizie varie, si è capito che in realtà non si sa così tanto della biomeccanica di questi animali. Quindi quello che è stato fatto può, diciamo, rientrare nel reame della plausibilità. È estremo? Sì, si può dire che è estremo. È sbagliato al 100%? Questo non lo può dire veramente nessuno al momento. Poi c'è da dire una cosa, non so se avete notato, ma ci eravamo lamentati tanto delle squame che sono piccole, cioè che erano troppo grandi in Wilson. Qui il lavoro fatto è magnifico, c'è un livello di dettaglio pazzesco su tutto il corpo. Sono veramente piccole adesso le squame, il che è davvero fantastico, perché è anche un segnale importante di quanto PNSO sia capace di seguire i feedback. Ricordiamo fra l'altro che questa posa richiama l'artwork di Zhao Chuang con la coppia di T-Rex,
che è utilizzata tantissimo da PNSO. Ora non ho Wilson con me, poi magari in una recensione più approfondita li affiancherò, ne parlerò affiancandoli magari addirittura all'artwork. Però l'idea è quella, chi conosce PNSO sa che il richiamo è quello e devo dire che si crea così una vera e propria famiglia, perché abbiamo per l'appunto Aaron Mini, che può essere un ottimo cucciolo, abbiamo Logan, il nano Tyrannus, che in effetti sappiamo essere in realtà un giovanile di Tyrannosaurus Rex, quindi anche lui è perfetto per per l'occasione. Intanto visivamente è spettacolare. E c'è da dire un'altra cosa, questo è secondo me fondamentale, non si vedono tutti i giorni dei T-Rex seduti, perché la tendenza è sempre quella, il T-Rex deve essere spaventoso, il T-Rex deve ruggire. Guardate questa cosa, intanto esprime un senso di calma incredibile, molto inusuale per un animale del genere. Questo è fondamentale. E in secondo luogo è una rappresentazione naturale, anche se per qualcuno potrà sembrare estrema. Voglio dire, ne abbiamo viste di molto più estreme in altri tipi di modellini, quindi è sicuramente un modello interessantissimo ed è una rappresentazione interessantissima di un dinosauro strafamoso, il che non fa mai male, perché comunque è una visione che fa bene anche all'idea di naturalezza di questo animale. Tra l'altro, come ho detto, le differenze ci sono, cioè, anche nel modo in cui è dipinto, anche nel modo in cui è scolpito, quindi non si tratta di un semplice ritullo come qualcuno poteva pensare. E dal vivo fa davvero la sua figura. Io spero che questo brevissimo unboxing vi piaccia, rimanete sintonizzati, come al solito iscrivetevi, se volete ricevere le notifiche in tempo reale cliccate sulla campanella e alla prossima!